Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video dove parleremo di un tema affascinante e rilevante per ognuno di noi. Come trovare l'equilibrio tra pensare troppo e pensare troppo poco. Vi siete mai chiesti perché riflettere troppo possa farci sentire ansiosi, mentre non riflettere abbastanza può portare a scelte avventate? In questo video esploreremo questo delicato equilibrio da 3 diversi angoli: scientifico, culturale e sociologico. Preparatevi per un viaggio affascinante nella mente umana. Iniziamo con la scienza. Le neuroscienze hanno molto da dire sul nostro modo di pensare. Studi hanno dimostrato che un eccesso di riflessione, in particolare il rimuginare costantemente sugli stessi pensieri, può causare stress e ansia. Questo perché aree del cervello come l'amigdala e il cortice prefrontale possono essere sovraccaricate. Pensare troppo può portare a una condizione chiamata paralisi analitica, dove diventiamo incapaci di prendere decisioni a causa dell'eccessiva analisi delle opzioni. D'altra parte, la psicologia comportamentale CI insegna che non pensare abbastanza può portare a decisioni impulsive. Barry Schwartz, nel suo libro The Paradox of Choice, sottolinea come la sovrabbondanza di scelte possa paralizzarci. Ma cosa succede quando agiamo senza riflettere? Spesso ci troviamo a fare scelte di cui poi ci pentiamo, perché non abbiamo valutato a fondo tutte le opzioni. Passiamo ora al mondo della cultura. La filosofia è ricca di riflessioni su questo tema. Aristotele parlava della via di mezzo, suggerendo che l'eccesso o la mancanza di qualunque qualità è dannosa. Questo concetto è perfettamente applicabile al nostro tema, né troppo pensiero né troppo poco. Nella letteratura troviamo esempi vividi di personaggi che lottano con l'overthinking. L'overthinking, o il pensare troppo, si riferisce al processo di pensare a una situazione o un problema in modo eccessivo o per un periodo prolungato. Questo spesso comporta analizzare, commentare e preoccuparsi delle cose più di quanto sia necessario o produttivo. Chi soffre di overthinking può ritrovarsi intrappolato in un ciclo di pensieri che non porta a una conclusione o a un'azione, ma invece provoca ansia, stress e una sensazione generale di sovraccarico mentale. Tale abitudine di pensiero può interferire con la capacità di prendere decisioni e agire efficacemente. Prendiamo Delitto e castigo di Dostoevskij. Il protagonista Raskolnikov è consumato dall'analisi delle sue azioni morali, un classico esempio di paralisi da analisi. Questi esempi ci mostrano come la nostra lotta interna, tra pensiero e azione, sia un tema universale, attraversando epoche e culture. Infine, consideriamo l'impatto sociologico. Oggi viviamo in un mondo iperconnesso dove siamo bombardati da informazioni. Questo può facilmente portare a un sovraccarico di pensiero, ma allo stesso tempo la cultura dei social media spesso promuove rapidità e superficialità. Questo ci porta a una domanda cruciale: come possiamo trovare l'equilibrio in una società che oscilla tra l'overthinking e la superficialità? Nel mondo del lavoro, per esempio, l'equilibrio tra pensiero profondo e azione rapida è essenziale. Professioni ad alto stress possono soffrire di un eccesso di analisi, mentre carriere creative possono essere ostacolate da una mancanza di riflessione. Trovare l'equilibrio giusto può fare la differenza tra il successo e il fallimento. Allora, come possiamo trovare questo equilibrio nella vita quotidiana? Ecco 6 consigli pratici. Praticare la mindfulness. Ci aiuta a diventare più consapevoli dei nostri schemi di pensiero e a regolarli, insegnandoci a focalizzarci sul presente. Questo processo di attenzione consapevole ci permette di osservare i nostri pensieri e sentimenti senza giudizio e senza esserne sopraffatti. Con la pratica possiamo imparare a riconoscere quando iniziamo a rimuginare, permettendoci di interrompere cicli di pensiero ansioso o negativo. Ciò conduce a una riduzione dello stress e a un miglioramento della concentrazione e della risposta emotiva. In breve, la mindfulness è uno strumento prezioso per chi cerca di vivere una vita più bilanciata, presente e serena.
Fidarsi del proprio istinto significa ascoltare e dare valore alle reazioni spontanee e alle sensazioni interiori che spesso precedono il ragionamento consapevole. Gli istinti sono quelle risposte immediate che provengono dalla parte più antica del nostro cervello, la stessa che ci ha tenuti vivi e ci ha guidati attraverso la storia evolutiva. Quando ci affidiamo al nostro istinto, spesso chiamato anche sesto senso o intuizione, ci basiamo su una comprensione istintiva piuttosto che su un'analisi dettagliata. Questo può essere particolarmente utile in situazioni dove le informazioni sono incomplete o il tempo è limitato. La capacità di fidarsi del proprio istinto è un equilibrio tra l'esperienza passata e una lettura inconscia degli indizi attuali. La pratica dell'ascolto istintivo può essere affinata. Si inizia con l'osservare come le decisioni prese d'istinto hanno portato a risultati positivi in passato. Questo aiuta a rafforzare la fiducia nelle proprie sensazioni viscerali. Inoltre, può essere utile distinguere tra vera intuizione e paure o desideri infondati. Questo richiede onestà e autoconsapevolezza, poiché a volte ciò che sentiamo come istinto può essere, in realtà, una reazione emotiva condizionata. Fidarsi dell'istinto non significa ignorare la logica o la ragione. Piuttosto si tratta di integrare i nostri sentimenti interni con la nostra capacità di pensare criticamente, permettendo così una decisione più olistica. In conclusione, affidarsi al proprio istinto è un'arte che bilancia esperienza, emozione e razionalità, contribuendo a scelte più rapide e spesso più in linea con i nostri valori e obiettivi autentici. Darsi il tempo di riflettere è essenziale, ma è importante fissare un limite. Ad esempio, datevi un tempo definito per ponderare una decisione prima di agire. Questo può aiutare a evitare l'overthinking. Impostare un limite di tempo per la riflessione consente di creare uno spazio dedicato al pensiero critico senza cadere nella trappola della procrastinazione o dell'analisi paralizzante. La limitazione temporale stimola una presa di decisione più efficace e concentrata, permettendoci di agire in modo risoluto una volta che il tempo è scaduto. Questa pratica può anche incrementare la nostra fiducia nelle decisioni prese, sapendo che abbiamo dedicato uno spazio adeguato alla riflessione senza lasciare che i dubbi ci consumino. Tenere un diario può essere un ottimo modo per elaborare i pensieri senza rimuginarci sopra eccessivamente. Scrivere aiuta a organizzare i pensieri e a vedere le situazioni da diverse prospettive. Quando mettiamo su carta le nostre riflessioni, ci distacchiamo emotivamente da loro e ciò può portare a nuove intuizioni. Questo processo di scrittura può agire come un dialogo con se stessi, dove possiamo esprimere dubbi e paure in un ambiente sicuro e privato. Inoltre, rileggere le proprie parole dopo un certo tempo può fornire una preziosa prospettiva sui progressi personali e sulle modalità di pensiero cambiate, facilitando la crescita personale e l'autoconsapevolezza. A volte, parlare con gli altri può offrire nuove prospettive e aiutarci a evitare di rimanere intrappolati nei nostri pensieri. La condivisione delle nostre riflessioni con amici, familiari o anche colleghi può esporci a diversi punti di vista e modi di pensare. Questo scambio di idee non solo arricchisce la nostra comprensione di una situazione, ma può anche evidenziare soluzioni e possibilità che da soli non avremmo considerato. Il feedback esterno funge da specchio che riflette i nostri schemi di pensiero, permettendoci di sfidare e raffinare le nostre convinzioni e, di conseguenza, di crescere intellettualmente ed emotivamente. Prendere nota delle situazioni in cui un eccesso o una mancanza di riflessione hanno influenzato i risultati può essere un ottimo strumento di apprendimento per il futuro. Documentare queste esperienze ci consente di identificare modelli ricorrenti nel nostro processo decisionale e di capire meglio quando e perché potremmo inclinare verso l'overthinking o la precipitazione. Questa autoanalisi
ci fornisce dati concreti su cui riflettere e da cui trarre lezioni, favorendo l'automiglioramento e aiutandoci a calibrare il nostro approccio alle decisioni future. In sostanza, diventa una pratica per affinare la nostra saggezza e il nostro giudizio. In conclusione, trovare l'equilibrio tra pensare troppo e pensare troppo poco è un'arte che richiede pratica e consapevolezza. È un viaggio personale che ognuno di noi deve intraprendere per trovare la propria via di mezzo. Ricordate, il nostro obiettivo è vivere una vita equilibrata e soddisfacente, dove la mente è un alleato, non un ostacolo. Grazie per averci seguito in questa avventura. Se il video vi è piaciuto e avete trovato valore in questi concetti, vi preghiamo di condividere con amici e familiari. E ricordate sempre, la crescita personale è un viaggio continuo. Continuate a lavorare su voi stessi ogni giorno. Se avete domande o pensieri, lasciateli nei commenti qui sotto. Metti un mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere le notifiche di nuovi video. A presto!